Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per la seconda parte del 2022. Andremo a vedere nella prima parte della lettura i movimenti energetici più importanti. Nella seconda parte della lettura vedremo i movimenti energetici mese per mese. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. Vi ricordo comunque che sono letture fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, cari amici dell'Ariete, abbiamo un imperatore e il carro. Quindi io credo che qui si tratti di trovare quello che è la propria stabilità interiore o la stabilità all'interno di una relazione nel caso abbiate appunto una relazione. L'imperatore molte volte fa riferimento al padre, quindi per qualcuno potrebbe avere qualche risonanza con la figura paterna, con una figura comunque alla quale si fa riferimento, insomma, alla quale molti anche fanno riferimento. Abbiamo poi anche la carta del carro e il carro ci dice che si va verso il dare una direzione. Qui è come se ci fosse qualcuno che prende potere all'interno di una situazione o di una relazione, perché il carro indica proprio il dare una direzione, il prendere in mano le redini della propria vita, appunto, di questa situazione. E comunque è una carta di movimento, è una carta di spostamento. Magari per qualcuno si tratta di spostarsi, di muoversi da quello che è l'ambiente, diciamo, familiare. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi che cosa vi dicono. Questi sono un pochettino troppi, qualcuno in meno per piacere, magari uno per volta. Il carro comunque parla di scelte superate con successo, ok? Qui si tratta di capire da che parte andare, si tratta di capire che cosa è meglio fare, magari proprio per la relazione. Essendoci un imperatore, per qualcuno potrebbe esserci di mezzo anche il discorso di una casa, ok? Perché comunque è un numero 4, quindi si potrebbe anche riferire appunto a quella, una stabilità in senso materiale, in senso concreto. Allora, cominciamo con un 6 di denari e un 3 di coppe. Dunque, io sento che qui questa seconda parte del 2022 sarà basata sul trovare quello che è un equilibrio tra il dare e il ricevere. Comunque, visto che è un 6 di denari, si può parlare anche di quello che è un equilibrio a livello monetario e difatti comunque abbiamo l'energia dell'imperatore e normalmente l'imperatore parla di una persona che è in una certa abbondanza, ok? Essere nell'abbondanza non significa essere ricchi, ma avere la possibilità di poter comprare quello che si vuole quando lo si vuole, quindi avere la possibilità nel momento presente, ok? Ehm, Proseguiamo poi con un 3 di coppe. Qui potrebbe fare riferimento a un festeggiamento, a degli amici, ok? Perché il 3 di coppe comunque parla di un gruppo, parla di una celebrazione in realtà, parla anche di quello che è lo stare bene in compagnia, il festeggiare, il celebrare proprio. È una carta che io associo anche molte volte a quella che è la gratitudine. Allora, abbiamo poi una regina di spade, un re di coppe, scusate, questa era uscita prima, un carro un'altra volta della stessa energia che avevamo qui e il 4 di denari. Ok, questo 3 di coppe sento che è un atteggiamento che un po' vi sta già accompagnando. Questo
questa emozione, questa celebrazione, questo festeggiamento, questo gruppo di amici, è una sensazione di serenità, ok? In realtà molte persone sono già dentro questa sensazione, perché comunque l'imperatore e il carro sono due carte di stabilità e di espansione, quindi se aveste già qualcuno, comunque quello che vogliono dire queste due carte è che si espande la stabilità all'interno della relazione. Nel caso non abbiate nessuno, queste due carte potrebbero rappresentare la vostra stabilità interiore, semplicemente la vostra volontà di andare avanti, ok? Abbiamo poi anche una regina di spade e io qui sento che fa riferimento alla vostra determinazione mentale. C'è qualcuno probabilmente che ha bisogno o comunque che sta cercando di mantenere un certo ordine, una certa anche responsabilità, mi dicono, per quello che riguarda una relazione o una situazione. Per qualcuno la regina di spade potrebbe rappresentare una persona che comunque è già nella vostra vita, e vedo che comunque potrebbe rimanere per tutto quello che è la fine del 2000, fino alla fine del 2022. Non lo so, è che qui vedo anche il re di coppe e per molte persone qui si tratta proprio di espandere un po' il cuore, no? Perché comunque il 6 di denari fa riferimento anche alla generosità, a quanto uno dà. E il re di coppe è una persona gentile, una persona generosa, una persona che ha un grande cuore, che è disposto sempre ad aiutare. Per certi versi potrebbe anche rappresentare una persona che entra nella vostra vita, perché essendo un re di coppe potrebbe essere una persona che comunque prova dell'affetto nei vostri confronti. C'è la possibilità comunque. Di nuovo, qui vedo il carro e sento che, come vi dicevo già all'inizio, qui il discorso è da dove parto per andare dove, quale direzione prendo all'interno di questa relazione, o se non avete una relazione, come mi approccio a un qualche tipo di fidanzato, di fidanzata, di compagno, di fratello, cioè qui c'è da dare una direzione a qualche tipo di realtà, ed è una realtà molto concreta con la carta dell'imperatore. È una realtà che proprio parla di materialità, mi parlano di investimenti, quindi per qualcuno qui si tratta di fare i giusti investimenti in famiglia. Ehm, quindi sì, fondamentalmente si tratta proprio di prendere in mano le redini della vostra vita, eh. Anche perché qui avete poi un 4 di denari e il 4 di denari, in questo caso la sento come una buona carta perché vi fa rimanere, è una carta che in questo caso vi porta a concretezza e mi rimanda alla carta dell'imperatore. Di nuovo, questa sorta di concretezza, di essere con i piedi per terra, ok? Ed è per quello che secondo me state valutando dove poter andare. Il carro comunque è una carta di scelta e parla di una scelta superata con successo. Allora, andiamo poi avanti con la morte. Quindi diciamo che da tutto questo, da questo carro, dal capire qual è la strada giusta per voi, riuscire comunque a trovare quello che è il giusto equilibrio, sia da un punto di vista del dare e ricevere, sia da un punto di vista del vostro equilibrio finanziario, il vostro potere materiale, ok? Sento che probabilmente ci sarà un attimino da prendere le cose un po' più seriamente per qualcuno. Queste due figure, la regina e il re di coppe, potrebbero essere due persone all'interno della vostra vita. La regina di spade, sento che è più una persona che è già nel vostro, nei vostri dintorni, diciamo, mentre il re di coppe potrebbe essere una persona che entra, quindi qualcuno che ancora non conoscete. Qui la sfida di tutto il periodo fondamentalmente è dare una direzione alla vostra stabilità, alla vostra concretezza, quello che voi volete in modo concreto. E abbiamo la carta della morte che parla proprio di questa rinascita, parla di quello che è il dare una nuova vita.
Proseguiamo poi con la carta della temperanza, con il 10 di coppe e con il 9 di bastoni. Quindi quello che sento io è che questo tipo di taglio di cui parla la morte, questo tipo di rinascita che vediamo qui, vi porterà alla temperanza, ok? La temperanza parla di equilibrio, parla di guarigione. Quindi vi porta verso uno stare meglio, questo bisogno di lasciare indietro probabilmente, mi parlano di sollazzi. Qui è come se l'input per la seconda parte del 2022 fosse di diventare un pochettino più concreti, non seriosi, però seri, nel senso un po' più responsabili verso quello che è una certa parte pratica di una situazione o di una relazione, ok? Qui si tratta di capire dove volete andare fondamentalmente, perché qualcuno con questo 4 di denari è molto attaccato alla propria realtà, è molto attaccato al tipo di quotidianità che ha. In realtà poi la stesa finisce con un 10 di coppe e un 9 di bastoni. Quindi sento che si va verso quello che è l'appagamento del 10 di coppe, verso quello che è comunque il compimento, perché comunque vi ricordo che è una carta numero 10. E il 9 di bastoni parla di qualcuno che sta mettendo delle barriere. Giustamente vi state creando la vostra zona di comfort e state cercando di capire come muovervi, che direzione dare anche a questo tipo di cose, non solo alla relazione all'appagamento, ma anche a come difendervi, come perché comunque il 9 di bastoni parla anche di paure, quindi qui c'è qualcuno che potenzialmente potrebbe elaborare delle paure che ha, magari inerente proprio a questo cambiamento che sta per arrivare, che è un cambiamento in meglio sicuramente. Il carro, come vi dicevo all'inizio, parla di scelta, probabilmente anche con la regina di spade si parla di qualche taglio necessario da dover fare, ok? Sono piccoli tagli, sono piccole cose che magari non servono più, però a furia di piccoli tagli poi si arriva a questo nuovo sé, a questa nuova rinascita, ok? Quindi bisogna fondamentalmente tagliare per poter andare avanti, bisogna togliersi dei pesi per riuscire ad andare avanti, delle cose che non servono più, ok? E anche il carro, io credo che qui sia proprio quello il punto, che cosa lascio indietro e che cosa porto con me, chi lascio indietro e chi porto con me. Comunque guardate, nel caso non abbiate nessuno, questo re di coppe fa ben sperare nell'ingresso, diciamo, di una persona nella vostra vita nel prossimo periodo. Ecco, adesso io queste qui le metto qui, spero che riusciate a vederle. Ok, andiamo a vedere adesso mese per mese come si muoveranno le energie. Quindi andiamo a vedere. Ok. Luglio abbiamo il 9 di coppe al contrario, una regina di denari per agosto, quindi luglio diciamo che si parte un po' sottotono, mi verrebbe da dire, ok? Perché comunque abbiamo questo sogno compiuto che probabilmente così tanto compiuto non è, visto che comunque la carta è al contrario, ok? Io sento che siete vicini, giustamente la previsione qui dice che si deve fare un movimento, ci si deve... Ah, per qualcuno il carro potrebbe anche parlare di trasferimento, quindi un movimento in questo senso. In realtà, appunto, come dicevo, è come se ci fosse ancora qualche cosa che manca per riuscire ad arrivare a questo sogno compiuto e per certi versi sento che a molte persone, scusate, a molte persone manca un potere personale, manca... Per qualcuno questa regina di denari potrebbe rappresentare una persona che ad agosto sarà intorno a voi, potrebbe rappresentare anche voi comunque, ma è facile che sia anche una persona che viene in vostro aiuto, mi verrebbe da dire. Potrebbe essere la persona nuova di cui si parlava qui, quindi questo re di coppe. Andremo a vedere poi dopo con i mini tarocchi di spiegare meglio. Abbiamo poi per settembre un set di bastoni al contrario. Io qui sento, e poi mi colpisce anche la carta di ottobre che arriva subito dopo perché è un 9 di spade. Sento che qui qualcuno deve un po'
tagliare i pensieri. Ed è per quello che probabilmente c'è questo 9 di bastoni qui che vi fa erigere barriere, perché io sento che a settembre qualcuno vorrà un po' calcare la mano con le proprie opinioni e avendo il 7 di bastoni, al contrario, sento che probabilmente qualcuno potrebbe essere che si lasci condizionare da quello che viene detto, tant'è che poi arrivano tutti questi pensieri, queste preoccupazioni a ottobre. Quindi sento che guardate un'altra volta il carro e con questo sono 3 volte, però qui è girato al contrario, quindi è un po' come se verso la fine dell'anno questo condizionamento, queste magari non è un condizionamento volontario, magari sono delle interferenze per fatti che non dipendono da voi, che insomma magari ci sono degli avvenimenti esterni che voi non potete controllare e che arrivano e vi destabilizzano un pochettino. Non è, cioè sono cose di poco conto in realtà, però ecco, qualche pensiero ve lo fanno venire e anche qualche dubbio su come muovervi. Terminiamo poi la fine dell'anno di nuovo con questo re di coppe e un 8 di coppe, quindi di nuovo può essere che verso fine anno, quindi verso dicembre, arrivi finalmente questa persona. Per qualcuno potrebbe essere dicembre, per qualcuno potrebbe essere agosto, ok? Perché comunque anche la donna di denari rappresenta un personaggio che potenzialmente potrebbe entrare. L'otto di coppe mi parla di uno spostamento, quindi se a novembre questo movimento ancora non si faceva, a dicembre può essere che si inizi perlomeno a programmare, ok? Perché comunque la carta del carro è una carta di movimento concreto, mentre l'otto di coppe molte volte fa riferimento a quello che è un viaggio interiore. E guardate, avendo il re di coppe, potrebbe proprio essere che qui qualcuno arrivi a creare una connessione interna con tutte le emozioni, quelle belle e quelle brutte. È come se ci fosse veramente qui una sorta di autoanalisi, di approfondimento, di introspezione che vi porta alla pienezza di cuore di cui mi parla il re di coppe. Ma andiamo a vedere nello specifico. Spiegatemi. Ok. Allora, 3 di coppa al contrario. Poi qui abbiamo la carta dell'eremita, abbiamo l'appeso e abbiamo un cavaliere di denari. Allora, il 9 di coppe che abbiamo qui al contrario, sento che fa riferimento, ma è qualche cosa che mancava, fa riferimento a una celebrazione, fa riferimento, può essere a un'ufficializzazione per qualcuno, manca un riconoscimento, manca la celebrazione. È come se questa cosa facesse comunque fatica ad arrivare, potrebbe essere una persona che magari già avete conosciuto ma che ancora non si è aperta del tutto nei vostri confronti. Ehm, Guardate, in realtà avete la stessa carta, avete l'eremita e l'otto di coppe. È come se in questa seconda parte del 2022 ci fosse un grosso lavoro di introspezione. Avete anche la carta dell'appeso che ve lo dice, perché la carta dell'appeso comunque parla di un momento, un periodo che vi serve o che vi siete presi, o per molti è anche un periodo forzato, di pausa forzata, che vi può servire per guardare le cose da un altro punto di vista, okay? C'è anche questo cavaliere di pentacoli, è come se qualcuno stesse, ricamando, stesse facendo dei sogni, con questo cavaliere di pentacoli, oppure proprio esprime la vostra energia nell'andare avanti verso il vostro sogno compiuto, che è un'energia comunque lenta. Vi ricordo che anche l'eremita parte comunque a piedi, quindi è un viaggio lento. Andiamo a vedere ok, la regina di pentacoli è spiegata da un asso di pentacoli, da un 5 di coppe e dalla carta della forza. Quindi qui si tratta di ehm, guardate, la regina di pentacoli è una donna che ha gli occhi chiusi, è lì, riflessiva, è una donna un po' triste in realtà. Perché comunque la regina di pentacoli è una di quelle regine che è sempre pronta a soddisfare gli altri. Parliamo di bisogni materiali comunque, è pronta sempre a soddisfare gli altri, ma quando ha bisogno lei
c'è un fuggi generale, quindi nessuno ha del tempo da dedicarle, no? E quindi c'è questa sorta di malinconia, questa sorta di tristezza. È vero, avete il vostro potere materiale, magari siete persone molto indipendenti perché comunque avete anche l'imperatore o state lavorando da quel punto di vista lì, ma l'energia è sempre quella un po' triste, c'è anche il 5 di coppe, quindi è come se qualcuno qui a agosto avrà la possibilità di fare un nuovo inizio o troverà il coraggio, visto che comunque abbiamo questa forza qui, però c'è sempre questo 5 di coppe che io credo che sia una proiezione delle vostre paure, perché 5 di coppe è una carta che parla di pentimento, di non aver colto un'occasione. Sì, per qualcuno potrebbe essere, perché comunque si parte a luglio da un 9 di coppa al contrario, quindi potrebbe essere che nella prima parte dell'anno si sia perso un'occasione e che adesso ci si chieda: voglio ricominciare di nuovo da capo? Voglio riprovare? Ho paura di pentirmi per qualcuno se la delusione non ci fosse stata nella prima parte del 2022, può essere che questa carta rappresenti la vostra paura di pentirvi. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Ok, abbiamo la carta del sole, la carta della morte, la carta degli amanti. Wow! Direi che a settembre è un mese bello intenso. Qui guardate, si tratta veramente di lavorare sull'amor proprio. Sono due carte queste di scelta, quindi di tagliare quello che non serve più. Anche la carta degli amanti è una carta di scelta. Poi abbiamo il sole è una carta di espansione. Mi parla anche di bambino interiore. Qui sento che con il sole, la morte, la carta degli amanti c'è qualche cosa che potreste lavorare o a cui state facendo caso e che invece in realtà sarebbe il caso di lasciare indietro. Guardate, in realtà può anche parlare per qualcuno, magari risuona così. ehm, Perché il 7 di bastoni, in questo caso, essendo al contrario, parla di qualcuno che è influenzato. mm? Parla di qualcuno che comunque un po' si è stancato di fare resistenza, di opporre resistenza, ok? E quindi è come se deponesse un pochettino le armi. Qui però ho due carte. Allora, se le guardiamo da un punto di vista astratto, sia il sole che la morte sono delle carte di rinascita, perché il sole fa nascere, fa crescere e la morte anche, è la fine di un ciclo e l'apertura di un altro. E qui abbiamo la carta degli amanti che mi parla di amor proprio, che mi parla di una relazione che potrebbe essere in armonia, la relazione dell'amore corrisposto. Quindi in un certo senso è come se abbandonare il controllo, abbandonare questa sorta di energia difensiva, abbandonare quello che è lo stare sempre allerta anche del 9 di bastoni che ci parlava qui, vi dà la possibilità di avere questo nuovo tipo di rinascita all'interno di questa relazione o di questa situazione. In realtà abbiamo la carta degli amanti qui e il 6 di denari qui, quindi si va verso quello che è un equilibrio. Andiamo a vedere il 9 di spade per piacere. Abbiamo un re di coppe di nuovo, quindi è il terzo re di coppe, quindi e un'altra volta il 10 di coppe che avevate anche qui. C'è qualcuno qui che si sta veramente martellando il cervello con pensieri, preoccupazioni, ansie, problemi che non esistono, sensi di colpa, aspettative esterne, inerente a una persona e a quello. Io credo che qui sia legato a quello che la persona potrebbe rappresentare, quindi anche a quello che è l'unione familiare, l'unione della coppia. Ragazzi, per qualcuno sento che qui si tratta di dare un taglio a quello che è un amore, eh. In realtà sì, perché la morte ce l'avete anche qui. Però, alle persone che risuona, sento che questo taglio darà la possibilità di andare verso la temperanza, quindi verso la guarigione, verso il compimento. Io più che un taglio davvero lo sento come una rinascita, perché
Le uniche carte che parlano di taglio potrebbe essere la morte ed eventualmente questa regina di spade, ma in questo caso non lo vedo come un'energia in questo senso. Quindi sento più che è un nuovo modo di viversi un qualche tipo di relazione. Probabilmente con il carro ci si sposta da quello che era la stabilità di prima, da quello che era la routine di prima. Magari si cambia lavoro, si cambia casa, si cambia stile di vita. E nonostante le preoccupazioni e i pensieri, io vi dico che arriva sia il re di coppe sia il 10 di coppe. Andiamo a vedere questo carro al contrario. Abbiamo un re di denari, e qui è uscita la regina di denari, e un asso di bastoni al contrario. Sì, c'è paura di fare un'azione. O questo re di denari potrebbe rappresentare una persona che ha una certa influenza su di voi e che magari, anche solo con i suoi consigli vi condiziona un pochettino, oppure potrebbe proprio essere che è una persona così tanto, lo sento molto molto poco, però potrebbe anche essere che è una persona che ha un'influenza così tanto potente su di voi che senza la sua approvazione voi non fate neanche un passo. Andiamo a vedere il re di coppe per piacere. Abbiamo un 10 di spade, la carta del giudizio, un fante di coppe e un 3 di bastoni. Allora, io qui ho una carta di rinascita. Di nuovo, stessa energia della morte, ok? Questo si vede ancora qua, sì. Un 3 di bastoni, un fante di coppe e la carta del giudizio. La metto di qui così si vede meglio. A dicembre si parla di una chiusura di un ciclo. C'è qualcuno qui che fa dei passi avanti, che si sposta, ho 2 carte di spostamento, 2 carte di viaggio. Una delle carte tema è il carro, quindi per qualcuno si tratta a fine anno di muoversi da un posto, da una relazione o da una casa, magari in coppia. Guardate, in realtà è come se ci fosse davvero una trasformazione. Se siete in coppia, sento che è una trasformazione all'interno della relazione. È come se ci fosse qualche cosa qui che viene buttato giù, si ha il coraggio di affrontare certi tipi di discorsi, nonostante i pensieri comunque, nonostante tutto. C'è quello che è un miglioramento, mi verrebbe da dire, no? Un cambiamento, se vogliamo, anche della stabilità. Se non siete in coppia, potrebbe essere che entri comunque una persona, perché abbiamo diverse volte il re di coppe. Però qui sento che dovete fare un attimino forse un po' più attenzione. Perché quello che vi frega sono appunto i pensieri, le vostre barriere. Qui abbiamo un 9 di bastoni, vi ricordo che fa riferimento alle paure, ok? In realtà ci sono tutte le carte in regola per avere quello che è questo 10 di coppe, che avete anche qui, ok? Avete anche qui. C'è qualche cosa qui che è inerente alla famiglia o a questo legame che vi preoccupa, o è perché non vedete ancora dei risultati verso fine anno, o perché semplicemente si tratta qui di fare un passo dove bisogna essere d'accordo in 2, insomma, e magari uno dei 2 tira un pochettino più indietro. Terminiamo l'anno comunque con questa chiusura ciclo. Per qualcuno queste carte rappresentano il fatto che ci si allontana da una situazione, si chiude quello che è un ciclo perché arriva quello che è una presa di consapevolezza, una presa di coscienza. Ok? Per altri si può parlare di una chiusura ciclo perché torna qualcuno dal passato. Potrebbe essere che a fine anno qualcuno arrivi a farvi una proposta, qualcuno arrivi a chiedere scusa anche fondamentalmente, perché anche la carta del giudizio è la carta proprio della chiamata, della telefonata, di qualcuno che si fa sentire dal passato, da tanto tempo, magari qualcuno che non vedevate da tanto tempo. Se per voi questo qualcuno fosse questo re di coppe, state tranquilli che in questa seconda parte del 2022 lo incontrate o la incontrate, perché abbiamo un re di coppe, 2 re di coppe, ben 3 re di coppe. Bene,
Andiamo a vedere un messaggio da parte degli angeli del cuore. Andiamo a vedere per concludere. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale, perché per me è molto importante, quindi grazie. Risolvi le questioni familiari, perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Interessante, perché questa regina di spade potrebbe essere legata a una persona, come vi dicevo, all'interno della vostra cerchia familiare. È una persona che è intorno a voi, potrebbe anche rappresentare una madre, e come dicevo all'inizio l'imperatore potrebbe rappresentare il padre. Qui c'è qualche cosa inerente, sì, giustamente, la famiglia, inerente a questa unione, questo gruppo familiare che comunque vi portano pochi pensieri in autunno. Poi abbiamo ritirarsi, è tempo di staccarsi dal mondo, e qui lo sento con questa energia che abbiamo a dicembre, ma subito anche a luglio. Quindi, anzi, a luglio è molto forte perché abbiamo anche la carta dell'appeso. Quindi qui si tratta veramente per qualcuno di prendersi un tempo per meditare. E poi abbiamo fai uno sforzo. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati, e lo metterei qua sopra perché giustamente quando si vuole qualche cosa va bene manifestare, ma poi bisogna anche fare qualche cosa di concreto perché questo qualche cosa si realizzi, ok? Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi auguro una seconda parte dell'anno splendida. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!